Un altro tassello fondamentale per il Museo Egizio viene rappresentato dall'arrivo alla direzione di Ernesto Schiaparelli nel 1894. Siamo 70 anni dopo la fondazione del museo e Schiaparelli, che era già stato per 14 anni direttore del Museo Egizio di Firenze, quindi dal 1880 al 1894, arriva a Torino e comprende subito che il ruolo della collezione non è più quello che esso aveva avuto un tempo. La collezione è sì importante, ma altri musei europei stanno avendo un ruolo preminente, anche perché loro stanno scavando in Egitto. E capisce quindi che non solo acquisire nuovi reperti e andare in Egitto per acquistare degli oggetti, ma soprattutto cominciare a scavare, dare un contesto archeologico agli oggetti, capire da dove essi vengono, investigare dei siti e poi portare gli oggetti in museo contestualizzati capendone la storia, per cui l'oggetto non è più il tesoro singolo, ma è il documento storico che ci permette di capire un sito, un paesaggio, una fase storica dell'antico Egitto. Lui ottiene da Gaston Maspero, che è direttore del Service des Antiquités, la possibilità di operare degli scavi in Egitto. A dire il vero, lui può scegliere dove scavare in Egitto. Certo che per far questo servono dei finanziamenti che lui chiede al Ministero di Affari Esteri, il quale però dice no, rivolgiti al Ministero della Pubblica Istruzione, e un po' i due ministeri si rimpallano questa cosa l'un con l'altro finché nel 1903 si può finalmente fondare la MAI, la Missione Archeologica Italiana in Egitto. Saranno dal 1903 al 1920 ci saranno 12 campagne fondamentali che da nord a sud permetteranno di documentare l'antico Egitto e di scavare in vari siti e permetteranno soprattutto di incrementare la collezione, perché Schiaparelli porterà più di 35.000 reperti. Ecco qui, fra l'altro, è fondamentale capire come Schiaparelli operava. Suo compagno fedele e fondamentale era la macchina fotografica. Lui, in maniera quasi ossessiva, faceva documentare tutti i momenti dello scavo, il momento della scoperta, il momento in cui l'oggetto veniva messo all'interno delle casse, veniva trasportato, e questo oggi ci permette di capire dove egli aveva scavato e a volte di ricostruire la stratigrafia, perché il museo raccoglie, oltre a tutti i reperti, 14.000 lastre fotografiche inedite del periodo degli scavi e 39 metri lineari di archivio che ci permettono di capire fase dopo fase. Ed ecco quindi che Schiaparelli scava ad Eliopolis, a Ghisa, ad Ossirinco, a Shmunein, a Siuta, a Hamamia, va a Khao al-Kabir, a Deir el-Medina, a Tebe Ovest, dove scopre il villaggio, gli insediamenti degli artisti del faraone, andrà poi nella Valle delle Regine, a Gebelein, fino ad arrivare ad Assuan. Ed è anche il momento in cui l'Egitto comincia ad interrogarsi su quale debba essere il rapporto con i paesi che vengono a scavare in Egitto, quale debba essere la regolamentazione. Cominciano ad essere inserite le cosiddette leggi del partage, ovvero i paesi stranieri che vengono a scavare in Egitto possono sì scavare, ma alcuni oggetti devono rimanere poi nel paese, gli oggetti più belli rimangono nel paese e gli altri vengono invece portati all'estero con permesso di esportazione. E mi piace ricordare una frase che disse Mariette, predecessore di Maspero al Service des Antiquités, colui che volle fondare prima il museo di Boulaq, che fu poi trasferito a Ghisa e che oggi si trova a Piazza Tahrir al Cairo, quando Mariette disse ci sono due musei in Egitto, uno è a Boulaq, l'altro è l'intero Egitto, il più bel museo che esista nel mondo, da lasciare così com'è, da proteggere. Con la creazione del Service des Antiquités c'è anche l'idea che
patrimonio debba essere preservato e custodito e che l'Egitto non possa essere spogliato di tutti i suoi beni. Bene, Ernesto Schiaparelli accresce le collezioni e possiamo dire che rende il nostro museo da un museo antiquario a un museo archeologico. E per concludere la storia, voglio ricordare un momento davvero tragico del Museo Egizio. Siamo nel 1942, Giulio Farina è alla guida del museo ed è il periodo dei bombardamenti. La città di Torino viene bombardata e Giulio Farina scrive al ministro della pubblica istruzione Bottai dicendogli che di venire lui a vedere qual è la situazione e dire: se mi sbaglio mi manderete via, perché Farina vorrebbe far evacuare le collezioni. Bene, lui scrive questo telegramma il 2 dicembre del 42, l'8 dicembre del 42 il museo viene bombardato e vedete qui una foto tragica che fa vedere una scena di quello che accade. Alcune sale con alcune vetrine che raccolgono delle antichità provenienti da Gebelein e da Siut vengono danneggiate. Questo forse è il momento più drammatico della storia del museo. Le collezioni poi verranno evacuate, andranno al castello di Allier, verranno portate fuori da Torino con i mezzi della Wehrmacht, poi riportate dopo la fine della guerra con i mezzi alleati e nel 1946 il Museo Egizio riaprirà come uno dei primi grandi musei a riaprire nel territorio nazionale e il Museo Egizio da allora, ma direi dalla sua fondazione, appartiene quindi al DNA di questa città. C'è un altro grande ultimo reperto che arriva al Museo Egizio e che vedremo alla fine della nostra passeggiata, che è il Tempio di Ellesia, che verrà dato all'Egitto grazie a un decreto presidenziale da parte del presidente Gamal Abdel Nasser e che nel 1970 verrà dato all'Italia per ringraziare l'Italia di quanto ha fatto per la salvaguardia dei monumenti durante la cosiddetta campagna UNESCO, quando i monumenti rischiavano di sparire sommersi dalle acque del lago Nasser. Bene, questa davvero innuce in maniera molto breve la storia, questi quasi 200 anni di storia del Museo Egizio, che però ci permettono di capire quello che adesso andremo a vedere nelle sale. Vi prego quindi di continuare a seguirmi in questa nostra passeggiata, perché adesso lasciamo le sale ipogee dove abbiamo raccontato la storia dell'antico Egitto, andiamo al secondo piano dove cominceremo cronologicamente a percorrere le sale che ci porteranno dall'età protodinastica all'età greco-romana. Continuate a seguire il Museo Egizio e ricordatevi che anche grazie, o forse soprattutto grazie a voi, il Museo Egizio può continuare a far ricerca, a sviluppare nuovi contenuti e capire sempre di più la biografia dei magnifici artefatti che avete visto assieme a me.